Io partirei dal titolo della presentazione. Eventi in Barmalenco, non tutto è ciò che appare. Perché ho scelto questo titolo? Innanzitutto perché avrei voluto attirare qua gli scettici, ma non è esattamente così. È perché effettivamente la chiave della mia presentazione, che spero potrò comunicare alla fine, è che è la percezione di un fenomeno quello che caratterizza i confini del fenomeno stesso. Noi viviamo in una realtà oggettiva che è filtrata attraverso le nostre percezioni soggettive. Quindi una realtà esiste nel momento in cui noi la riconosciamo, la comprendiamo e la accettiamo, altrimenti la realtà non esiste. Caso emblematico, gli indigeni ai tempi di Colombo, si fa questo anche nelle lezioni universitarie, che inizialmente non vedevano le caravelle perché nessuno gli aveva insegnato quello che erano. Nel momento in cui gli hanno mostrato attraverso disegni grafici e descrizioni quello che erano, magicamente le caravelle sono cominciate ad apparire ai loro occhi, poi le hanno viste, le hanno volute toccare, le hanno accettate e da quel momento è diventato, sono entrate a far parte della loro percezione. Quindi quando io dico tutto è ciò che appare in Barmalenco, perché dico questo? Il mio gruppo ha iniziato ad indagare gli eventi della Barmalenco su segnalazione di una persona locale nel 2016 e la nostra prima operazione è stata quella di raccogliere il materiale che era già presente. E quindi, per esempio, noi adesso qua c'è una carrellata. Sì, non lascio là. Esatto. C'è una carrellata di foto che vi voglio mostrare, che sicuramente avrete visto perché viene da un blog e sono di dominio pubblico ormai da anni. E questi sono stati i primi, diciamo, le prime immagini che raccontano un po' la storia della Barmalenco. Cosa succede lì? Noi abbiamo sviluppato una classificazione personale di questi eventi. Qui abbiamo un CX1, cioè un avvistamento a distanza in cielo, e siamo in zona Campagneda, Pizzo Scalino, che sarà, grazie Tom. Facciamo prossimo, ok? Sì, perché qui andiamo veloce perché vi mostro delle foto che sono già state ampiamente discusse, però diciamo per darvi un'idea di come noi siamo partiti. Beh, non ho detto che tutti li abbiano visti. No, però tutti le possono poi, ciascuna di queste foto ha una storia e a me qua non interessa, e poi lo spiegherò durante la mia conferenza, non interessa tanto discutere le foto. Le foto servono, diciamo, per riconoscere se esiste un determinato tipo di scenario, però la foto non deve essere il punto di arrivo. La foto è un mezzo, un medium che noi usiamo per cercare di interpretare un determinato concetto. Ma dietro la foto cosa c'è? Al di là del classico Photoshop o manipolazione o falso, eccetera. L'altra faccia della medaglia cos'è? È un intero mondo. C'è la storia di questa immagine. Poi ci sono un sacco di domande. Perché questa immagine? Come è stata realizzata? Come è stato possibile visualizzare un oggetto del genere? Perché oggetti così non vengono visti in alcuni casi all'occhio nudo, ma vengono presi dalla macchina fotografica? Andiamo avanti, scusa Tom. Ecco, questo è un altro esempio, classico bottone, se vogliamo. Io faccio un po' la parte, l'avvocato del diavolo, ma in realtà la mia è una provocazione perché io sono un assoluto. No, che mi è venuto in mente un dettaglio interessante. Sai quelle foto del caso UC56 che mostravo prima? Sì. Quelle foto non sono state scattate dal fotografo mentre il fotografo vedeva quello che è comparso nella foto. Cioè, è pazzesco.
Fino a un certo punto, perché le macchine fotografiche riescono, per quello che noi sappiamo, anche se non abbiamo eseguito degli studi estensivi, però sappiamo che ogni macchina fotografica ha dei sensori che sono tarati, analogici o digitali, per catturare un determinato spettro del visibile. Spettro del visibile che l'occhio umano ha, diciamo, dei limiti, quindi per esempio non va nell'infrarosso, nell'ultravioletto, ma le macchine, specialmente quelle analogiche, non hanno questo tipo di filtraggio, ne hanno diverso, quindi è plausibile che una cosa che non venga vista a occhio nudo venga invece catturata da un determinato tipo di macchina. Quindi sì, è possibile, andiamo avanti ancora. Ecco, questa siamo già a quello che noi chiamiamo un CEX3, cioè un avvistamento a terra con una sagoma del classico grigio, che però produce un altro fenomeno che sarà estremamente importante a livello di linguaggio interpretativo, cioè gli orbs, delle sfere luminose la cui natura è molto controversa. Ci sono scuole di pensiero che parlano di thought form, quindi forme pensiero che esplicano o interagiscono con quello che la persona coinvolta pensa o sente, in questo caso la creatura che vedete. Altre invece che sono semplicemente un'emanazione, un po' come il crop circle, della Terra in determinate circostanze, quando cioè la configurazione della realtà viene in qualche modo spostata, viene alterata, e questo sarebbe uno dei byproduct, quindi dei prodotti esterni di scarto, se vogliamo, dello spostamento della realtà. Qui invece abbiamo ancora una modificazione della realtà in forma di spirale connessa però ad un avvistamento in cielo, CH2 per noi. Le spirali hanno non soltanto una valenza fisica. Tom spiegava prima la teoria della terra cava. È esatto da un punto di vista fisico che quando c'è un movimento centrifugo, per esempio lo sviluppo delle nebulose, da cui parte proprio la teoria della terra cava, che lascia la materia per effetto proprio del movimento ai lati, lasciando una cavità, un foro all'interno. Funziona così anche con i tornado e i cicloni. Quindi il movimento a spirale non solo è un fenomeno fisico osservabile, ma ha anche un significato esoterico, simbolico potentissimo. Questo perché quando noi interpretiamo una realtà che non conosciamo completamente, cercare di spiegarla soltanto da un punto di vista tecnico-scientifico è molto limitante, come pochissimi tra i maggiori scienziati sia della fisica quantistica che della relatività, e specialmente all'inizio, capirono solo a età avanzata, mentre adesso c'è la tendenza per gli scienziati ad entrare più nel campo della metafisica per riuscire a spiegare delle variabili nascoste, delle variabili che influenzano il nostro sistema ma che non vediamo, ma che sono le uniche a spiegare certi fenomeni. Quindi la spirale da un punto di vista esoterico, se noi vediamo tutte le civiltà che l'hanno utilizzata, e da un punto di vista prettamente interiore, descrive il passaggio da un livello all'altro della realtà o da un livello all'altro della consapevolezza, che a differenza del cerchio, come l'Ouroboros alchemico, il serpente che si muove la coda, che si morde la coda, è un sistema chiuso, pensiamo al karma per esempio, nella spirale invece si tratta di un sistema fluido, infinito e infinitamente in movimento. Quindi qua noi possiamo leggere l'immagine sotto vari aspetti. A nostro avviso va letto attraverso molteplici aspetti, quello fisico, quello tecnologico, quindi è la macchina che vediamo al centro che produce la spirale, o la spirale è una conseguenza dell'interazione di quell'oggetto tra la sua realtà e la nostra realtà fisica. Sono due cose estremamente diverse.
diverse, non incompatibili, ma che producono un simbolo fortissimo, un simbolo che è un simbolo archetipo o archetipico, che significa che può modificare la nostra coscienza. Il solo vedere la svastica sui dischi dei V56, per esempio, non sono stati scelti a caso, che poi tra l'altro era il disco solare degli Azzecchi, anche se messo in modo speculare. I simboli non sono messi a caso, i simboli sono degli strumenti potentissimi per schiudere o sbloccare certi canali che noi abbiamo internamente e che risuonano. Non so se vi è capitato di guardare magari un simbolo che voi non comprendete o che non vi aspettavate, improvvisamente il vostro corpo vibra o sentite una sorta di scossa elettrica. Quello non è paura o diciamo cosiddetto mal di testa o sentirsi vertigini, è proprio il nostro corpo sottile che risuona al vedere determinati simboli. Esiste proprio una scienza che utilizza i simboli, e il linguaggio cinese è la massima espressione di quello, che con un solo simbolo definisce un concetto e quindi sviluppa una reazione mentale che, per esempio, nell'alfabeto arabo o romano servirebbero 10, 15, 20 lettere.